è già una settimana che questa Cinderella è in casa mia e quindi potete immaginare quanto io abbia fatto fatica a resistere dal deboxarla. Quindi oggi andremo subito a vedere questa Cinderella Limited Edition realizzata dal Disney Store per il 75esimo anniversario del film, ovviamente fuori dal box, e soprattutto capiremo se il dubbio che ho sulla sua qualità, che mi risulta un pochino troppo bassa, sarà un dubbio fondato oppure no. Quindi iniziamo subito. Ed eccola qui in scatola la nuova Cinderella. La sua scatola ha esattamente la stessa forma di tutte le ultime limited edition del Disney Store, quindi quella con la vetrina, diciamo, con i lati leggermente obliqui, non saprei come descriverla meglio. È tutta completamente azzurra, color carta da zucchero, con lungo i bordi e nella parte superiore tutti questi decori effetto argento metallizzato, che sono davvero molto belli, mi piacciono un sacco. E qui troviamo anche il logo Disney, sempre effetto metallizzato. Nella parte in basso troviamo il logo Disney Cinderella, sempre effetto metallizzato, e la scritta Limited Edition, una di 5230. Su entrambi i lati della scatola c'è questo enorme stemma molto bello, tutto sempre argentato, effetto metallizzato, con scritto Disney Cinderella 75esimo, proprio per ricordarci che è realizzata per il 75esimo anniversario del film. Nella parte superiore, oltre ad un nastrino azzurro e ai decori che abbiamo visto anche prima, argento effetto metallizzato, vediamo che qui sulla vetrina c'è di nuovo il logo Disney Cinderella 75esimo. Anche il retro della scatola ha ovviamente lo stesso color carta da zucchero e ovviamente troviamo come sempre una descrizione della bambola in diverse lingue: inglese, francese e spagnolo. Mettete pure in pausa il video in questo momento se volete leggere la parte in inglese. Nella parte superiore ritroviamo il logo Disney Cinderella 75esimo, sempre effetto metallizzato argento. Ritroviamo anche i dettagli argentati che abbiamo visto prima sulla parte frontale della scatola. Qui al centro il fiocco di nastro azzurro che andiamo subito ad aprire, e poco più in basso ci dicono che il certificato di autenticità e lo stand sono inclusi. Sopra a questo disegno di un cuscino con una scarpetta di cristallo. Una cosa che vorrei farvi notare è che il logo sul retro Cinderella 75esimo e anche questo stemma qui sul lato sono realizzati a rilievo, e questa cosa mi piace davvero tantissimo. Come per tutte le bambole del Disney Store possiamo andare a rimuovere la parte frontale, ma lasciando la bambola protetta da questa vetrina di plastica, tutta completamente trasparente dall'inizio alla fine, in modo da poterla vedere veramente benissimo. Anche qui sono stati riproposti questi dettagli argentati metallizzati che abbiamo visto prima sulla parte esterna della scatola, e invece qui in basso al centro hanno riproposto il logo Disney Cinderella. Anche con lei possiamo andare a rimuovere la parte di plastica, ma c'è una piccola differenza. Come vedete, in questo caso la parte di plastica è venuta via assieme alla bambola perché il Disney Store l'ha leggermente modificata, aggiungendo queste piccole alette sul retro della parte dove è fissata la bambola, in modo che tutta la parte della vetrina rimanga più fissa e non possa scivolare via, o comunque per fare meno fatica ad andare a reinscatolarla. Perché effettivamente io ho già provato, il fatto che ci sia questo pezzettino che si infila dietro la bambola, una volta che andiamo a rimetterla in scatola, ci aiuta davvero tantissimo. Nel retro della scatola troviamo comunque il suo certificato di autenticità, che è sempre dello stesso colore carta da zucchero, con i bordini argentati, tutti i dettagli argento metallizzati, il logo Disney Cinderella metallizzato, e qui sotto il numero della nostra bambola. La mia è la 3777 di 5230. Invece dall'altra parte, come sempre, ci sono le stesse cose ma scritte in francese. E una volta rimosso tutto, finalmente possiamo vedere Cinderella, possiamo anche andare a toccarla senza doverla rimuovere dal box. Ma secondo voi io potrei mai recensirvi una limited edition lasciandola attaccata al box? Assolutamente no. Quindi corriamo subito a deboxarla, anche perché voglio togliermi i dubbi che vi dicevo prima. Ok, ammetto che fuori dal box fa tutta un'altra scena e fa anche fatica ad entrare nell'inquadratura. Ha una gonna che è veramente enorme e lei è davvero molto bella, anche se ho notato alcune cose che però vi dirò solamente alla fine del video, ovviamente cose non piacevoli. Ma iniziando dal suo viso molto bello, ha il classico sculpt di Cinderella, quello che abbiamo visto anche nella precedente limited edition che abbiamo anche recensito, quella per il 50° anniversario di Disney World. I suoi occhi guardano più o meno dritto, forse leggermente alla sua sinistra, e sono completamente azzurri. Sugli occhi, oltre alle ciglia rutate, troviamo anche un ombretto argentato sulla palpebra mobile,
e un ombretto marrone sulla palpebra fissa, con anche delle ciglia disegnate proprio sulla palpebra. Le sue sopracciglia sono di un castano chiaro con un sacco di peletti disegnati all'interno, ormai questa cosa dei peli la fanno praticamente in ogni bambola. Le sue labbra sono completamente rosse e indossa un pochino di blush sulle guance. I suoi capelli invece sono tutti completamente raccolti e sono acconciati in questo chignon. Non è realizzato benissimo, ma come vedete non ha neanche tanto gel per farlo rimanere in piega. Infatti ho visto che molti sono andati a rifarle i capelli ed effettivamente li hanno fatti molto meglio di così, ma comunque non sono male, sono completamente biondi. Se li guardiamo dal retro sembrano quasi realizzati a forma di fiore. Nella parte frontale ha la sua frangetta arricciata leggermente di lato e in testa indossa anche questo nastrino di raso semplicissimo azzurro, o più che azzurro sempre quel color carta da zucchero che è una via di mezzo tra un grigio e un azzurro. Su entrambe le orecchie indossa questi orecchini che sono degli orecchini di metallo pendenti con al lobo applicata una pietra tonda e invece che scendono e penzolano, quindi sono proprio dei veri pendenti di metallo, tutti questi cristallini quadrati, sembra quasi praticamente un pezzo di un braccialetto tennis, ovviamente uguale sia da una parte che anche dall'altra. Al collo vediamo che indossa invece questo nastrino nero, che è un nastrino vellutato abbastanza carino. Se lo guardiamo sul retro è stato chiuso con un fiocchettino proprio qui dietro il suo collo, ma non si può aprire perché il fiocchettino è stato cucito in modo che non si possa sfilare, che non si possa aprire. I nastrini di questo fiocchettino proseguono lunghi, ma veramente molto lunghi, perché scendono fino ad arrivare fino sotto al suo sedere. Non ho ben capito questa scelta, ma è comunque un dettaglio in più, anche se ovviamente in scatola rimarrebbe nascosto. Ma passando al suo vestito, è composto da 3 diversi pezzi. La parte sul busto, la parte della gonna e il sottogonna. Ma iniziamo dalla parte sul busto, dove vediamo che è realizzato con questa stoffa piena zeppa di brillantini olografici applicati. Sono tutti incollati sopra a questa parte di stoffa leggermente più grigia a confronto al resto del suo vestito che è quasi completamente bianco. Qui sul seno troviamo questa apertura, questo scollo a V molto carino, dove il Disney Store ha anche aggiunto questo pezzettino di stoffa bianca leggermente trasparente. Ammetto che se non ci fosse stato questo pezzettino di stoffa l'avrei apprezzato un pochino di più, ma probabilmente per renderla il più casta possibile l'hanno completamente coperta. Su entrambi i seni però, su entrambe le parti di questa scollatura, vediamo che hanno realizzato questi ricami molto semplici che ricordano un po' delle magie e poi vi spiegherò perché sto dicendo delle magie, e sono realizzati identici ma speculari su entrambi i seni. In più, guardandolo così di lato, possiamo vedere che la scollatura, le punte di questo top sono state ripiegate su loro stesse e già da qui possiamo anche vedere che sono state foderate. Infatti tutta questa parte, lo possiamo vedere anche da qui, è stata foderata con questa stoffa bianca. Sul retro però purtroppo i brillantini non sono stati applicati e infatti vediamo che il retro di questo vestito è semplicemente del colore della stoffa, senza nulla di più. A questo top sono state applicate anche 2 spalline di stoffa bianca abbastanza rigida con questa piega al centro. Devo dire che sono carini, danno un movimento in più all'abito e anche ovviamente un dettaglio in più. Le sue maniche sono invece realizzate con questo tessuto molto trasparente, anche abbastanza rigido, credo che sia un organza, con tutte queste righine che fanno parte proprio del tessuto, e in più qui all'altezza del polso, in fondo alla manica, è stato applicato questa specie di braccialettino che altro non è che il pezzo di metallo che c'era anche sugli orecchini con tutti questi strass argentati. Anche questo devo dire che mi piace molto. E ovviamente ritroviamo la stessa manica con lo stesso braccialettino sul polso anche sull'altro braccio. Come vi dicevo, questo top è un pezzo separato dalla gonna e infatti possiamo vedere che la sua gonna inizia con questa specie di cinturino argentato, ma poi prosegue ampia e veramente gigantesca, completamente bianca fino a terra a coprirle i suoi piedi. E questa gonna è realizzata su diversi strati. Il primo, che è anche quello più evidente, è stato tutto riempito con questi brillantini olografici, praticamente quelli che abbiamo visto sul suo busto ma un pochino più grandi, e con tutti questi ricami che ricordano anche in questo caso delle magie, perché questa bambola dovrebbe rappresentare il momento in cui la fata madrina la trasforma prima di andare al ballo, e quindi questi dovrebbero essere tutte le magie della fata madrina che la stanno trasformando o che stanno svanendo appena dopo la trasformazione. Davanti troviamo veramente un sacco di ricami. Girando la bambola piano piano i ricami però vanno a perdersi fino al punto in cui, guardandola dal retro,
vediamo che la gonna è completamente bianca, ma nella parte esattamente centrale sul retro non c'è assolutamente nulla, né un brillantino né un ricamo. Qui però posso mostrarvi meglio il tessuto, che è molto bello e anche molto lucido, riflette un sacco la luce. Devo dire che rende veramente benissimo, secondo me, l'idea del momento della magia che sta avvenendo. Questo mi piace, il tessuto è veramente molto bello e comunque anche tutti i ricami sono davvero molto carini, realizzati tutti con questo filo argentato. Se alziamo però questa parte, che appunto è quella più evidente, possiamo vedere lo strato della gonna sottostante, che è uno strato completamente trasparente, si vede completamente in mano attraverso, ma dà questa sensazione di lucentezza e di magia che secondo me ci sta davvero benissimo. Arriva fino a terra, è stato cucito l'orlo qui in fondo, è semplicissimo e anche un po' rigido, ma in mezzo alla gonna e soprattutto assieme allo strato che c'è sotto fa veramente un bel effetto. In più, dopo aver alzato il primo strato di tessuto, possiamo anche vedere che qui sui suoi fianchi hanno applicato questi due pezzettini di tulle rigido che dovrebbero servire per fare in modo che i lati della gonna rimangano più voluminosi. Sono dei pezzettini davvero piccoli e andrebbero sicuramente aperti così per dare un po' più di volume, e infatti una volta completamente aperti, se andiamo a metterci sopra lo strato di tessuto con i ricami, possiamo proprio notare la differenza tra la parte dove il tulle è appena stato aperto e dove invece il tulle non è ancora stato aperto. Non so, qui secondo me è una scelta, perché effettivamente è bella in entrambi i casi, ma io forse la preferisco leggermente meno voluminosa. Ma in questo caso basterà andare a richiudere il tulle e il tutto sparirà e tornerà come prima. Ma se alziamo anche questo strato di stoffa, vediamo che c'è un altro strato di gonna, di tessuto, e in questo caso è davvero morbidissimo, super lucido anche questo qui, sempre con un colore argento quasi carta da zucchero, e anche questo dà un sacco l'idea della magia, davvero bellissimo. Anche qui hanno per fortuna realizzato l'orlo, ma se alziamo anche questo, vediamo finalmente il terzo pezzo del suo look, che è questo sottogonna, che è un pezzo appunto staccato dal resto del vestito, realizzato però con due strati di tulle di due diverse lunghezze. Infatti, se notate, c'è la parte più lunga che arriva praticamente fino a terra, ma in più c'è anche questo strato un pochino più corto che arriva invece sopra alle ginocchia per dare più volume nella parte superiore della gonna a confronto alla parte inferiore. E questa gonna si può rimuovere semplicemente tramite questo elastico che le hanno messo qui in vita. Non ci rimane che alzare tutto per andare finalmente a vedere le sue scarpe, che sono delle scarpe trasparenti con riflessi olografici, proprio per rappresentare le scarpette di cristallo che ha Cenerentola quando va al ballo. Qui davanti sulla punta c'è anche questo piccolo dettaglio e sono davvero bellissime. Sono semplici, hanno semplicemente un piccolo tacco, ma rendono perfettamente le scarpette che ha lei nel film. Con lei arriva ovviamente il suo stand, su cui, come tutte le bambole limited edition, vola allegramente. Infatti andrò a ribloccarle le gambe qui all'asta per fare in modo che rimanga ferma, e nel suo caso è ovale. Però per fortuna questa volta lo stand è un pochino più stabile. Infatti lei, se le blocchiamo le caviglie, non balla tanto quanto le altre limited edition. Che il Disney Store abbia capito come fare per fare degli stand un pochino più stabili? Lo spero. Con lei ovviamente non arriva nient'altro, come in tutte le bambole limited edition, e quindi posso passare al punto in cui vi dico le cose che volevo dirvi prima, che ho notato ma che vi volevo dire solamente alla fine del video. Per prima cosa, notate anche voi che ha una palpebra più sottile e una più spessa? Infatti la sua palpebra sinistra è molto più sottile, la sua palpebra destra invece è molto più spessa. Notate anche voi che il suo orecchino destro sia applicato nel punto perfetto e invece il suo orecchino sinistro sia praticamente applicato sul suo collo? Se la guardiamo frontalmente vediamo perfettamente che un orecchino è più basso dell'altro. E in più notate anche voi che sulla guancia destra ha il blush messo perfettamente e invece sulla guancia sinistra il blush non è dove dovrebbe essere, ma è esattamente sotto l'occhio. E poi se scendiamo un pochino sul vestito, notate anche voi che qui in questo punto mancano un sacco di brillantini, e notate anche voi che qui su un lato mancano una valanga di brillantini, sia su un lato
che anche sull'altro. Prima ho dimenticato di dirvi che c'è questa cucitura che scende obliqua, ma credo comunque l'abbiate vista. E poi, come ultima cosa, avevate notato anche voi che tutti gli strati della gonna non sono stati foderati? Tendenzialmente il Disney Store gli strati sottostanti non li fodera quasi mai, realizza solamente un orlo, in questo caso neanche troppo bene, ma almeno gli orli di questi due strati sono stati fatti. Ma di solito, dove ci sono i ricami, per non far vedere il retro del ricamo, coprono tutto con una fodera interna, che in questo caso non c'è. Abbiamo solamente questo bordino, che se guardiamo soprattutto nel suo lato sinistro, vediamo che è anche tutto ingiallito, come se fosse stato leggermente bruciato per fare in modo che non si sfilacci. Peccato però che qui di fili fuori posto ce ne siano gran tanti, perché in tutti i punti in cui vado a vedere il retro dei ricami, come è normale che sia, ci sono tutti fili fuori posto. Guardate anche qui, in questo caso avrebbero davvero dovuto metterci una fodera. Quindi cosa diciamo di questa bambola? Diciamo sicuramente che è bellissima, perché è una bambola davvero molto bella, rispecchia perfettamente il personaggio del film, sono riusciti a dare una rappresentazione davvero nuova ma fedele a quello che è Cenerentola nel cartone animato. Hanno sicuramente fatto un bellissimo lavoro a livello estetico, perché comunque il suo viso è molto bello. Tutto il suo vestito, per una volta, per fortuna, è con i colori giusti, non azzurro, ma sui toni dell'argento, del grigio, del carta da zucchero e del bianco. Tutti i ricami sono davvero molto belli, che richiamano la magia della fata madrina che sta trasformando Cenerentola o che ha appena finito di trasformare Cenerentola. La forma del top, i ricami sul seno, le maniche, le spalline, il braccialetto, sono tutte cose davvero molto belle. Ma il dubbio che avevo all'inizio del video e quello che mi viene da chiedermi è questo: siamo nell'anno in cui il Disney Store fa le limited edition giusto per farle, o siamo nell'anno in cui il Disney Store fa delle limited edition di qualità? Perché onestamente, ragazzi, la bellezza questa bambola ce l'ha, ma di qualità non ne vedo così tanta. Purtroppo secondo me in questa bambola mancano un sacco di accortezze e ho notato che il Disney Store va molto troppo a periodi fa delle bambole davvero perfette, bellissime e stupende, e poi a periodi si lascia quasi un pochino andare, perché tanto sa che i soldi noi glieli diamo lo stesso. Non sto dicendo che sia una brutta bambola, sia chiaro, è molto molto bella. Dico solo che per 160 euro mi aspetto un attimino di attenzione ai dettagli in più e soprattutto almeno un pezzo della gonna foderato. Comunque con lei quel giorno avevano messo anche in omaggio, con una spesa di 40 euro mi pare, la chiave di Cinderella del 75esimo anniversario del film, e questa è la chiave. Onestamente preferivo quando non c'era la scatolina, in modo che occupassero molto meno spazio, ma la chiave comunque è molto carina, anche la scatola è molto carina. Tutto il logo e i dettagli sono identici a quelli della scatola della bambola e sono metallizzati. Sul retro ci sono solo informazioni, ma anche la chiave è metallizzata e davvero molto bella, con il logo di Cinderella, 75esimo, e il viso di Cinderella, oltre che sulla D di Disney, sull'impugnatura, tutti questi dettagli, tutti questi ghirigori argentati. Quindi che dire di questa Cinderella Limited Edition realizzata per il 75esimo anniversario del film? Quanti wow le diamo? Triplo wow? No ragazzi, assolutamente no, triplo wow non posso darlo a questa bambola. Darei un wow solamente, perché è molto 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 bella, ma purtroppo ci sono dei difetti, mancano alcune cose, il prezzo è veramente elevatissimo e quindi non me la sento di dare più di un wow a questa Cenerentola. Per fortuna il Disney Store quando vuole sa fare molto meglio di così, ma purtroppo questa volta è andato secondo me un pochino troppo al risparmio e questo è il risultato. Adesso però voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento. Sono davvero curiosissimo di sapere se la pensate come me oppure no, dopo aver visto tutto nel dettaglio. Nel frattempo spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E se sei arrivato fino a questo punto, lasciami qui sotto un emoji stellina, proprio come la magia che ha trasformato Cinderella.